Oggi siamo qui con un prodotto che non ho timore di definire il più incredibile, il più avanzato, il più innovativo prodotto che io abbia mai recensito su questo canale. E ti sto parlando di questo, ovvero il Rodecaster Video S. In questo primo video passiamo in rassegna tutte le funzionalità, quindi tutti i tasti, tutti i connettori, in modo da spiegarti le grandi potenzialità di questo strumento. Come ti raccontavo nell'introduzione, io sono una persona entusiasta, quindi spesso mi emoziono anche per caratteristiche che sì, sono avanzate, ma non sono rivoluzionarie. In questo caso ci troviamo davanti a un prodotto che per me, chiunque faccia video podcast o contenuti video o live streaming, deve assolutamente avere. Perché è uno studio di registrazione audio e video in un formato compatto ad un prezzo relativamente economico, perché questo prodotto ti sostituisce una scheda audio, un registratore digitale, un'interfaccia dove vai a selezionare le sorgenti che possono essere audio e video, quindi un software di montaggio video, una suite di effetti. Insomma, è lo strumento definitivo. Infatti questo qui diventerà il mio strumento, non avrò più niente sulla scrivania se non soltanto questo. In questo video passiamo in rassegna tutte le funzionalità, poi seguiranno anche altri video perché è uno strumento incredibile, te lo voglio veramente raccontare nei minimi dettagli. Ti do un po' di caratteristiche al volo, puoi collegare fino a 2 microfoni o 2 strumenti. Hai per ognuno di questi 2 canali la suite di effetti del Rodecaster Pro 2. Ok, quindi poi compressore, noise gate, insomma tutti gli effetti del Rodecaster Pro 2. Hai fino a 4 sorgenti video più una webcam più, se hai l'iPhone, l'app della Rode che ti permette di avere una sorgente in più. Tutto questo puoi miscelare le sorgenti attraverso questo strumento. Hai la possibilità di collegare un hard disk esterno, ma hai anche 20 GB di memoria interna per aggiungere overlay, video e quant'altro, ma te lo racconto nel dettaglio. Questo qui rosso è il tasto di accensione, molto molto interessante che ci sia, perché io amo le attrezzature che puoi accendere e spegnere. Questo qui è il cavo di alimentazione, quindi questo qui va in corrente, c'è l'adattatore per andare in corrente. Questo qui è la porta Ethernet, perché questo strumento è sia wireless, quindi si connette al tuo wifi, che ha il cavo Ethernet, quindi per connetterlo e avere una connessione molto veloce. Tu mi dirai, Ale, ma a che serve la connessione Wi-Fi? A che serve la connessione Ethernet? Perché questo dispositivo può bypassare il computer, cioè puoi fare live streaming o registrare i tuoi video senza computer, ok? Quindi se devi registrare i video non ti serve la connessione Internet, se devi fare live streaming sì. Poi abbiamo queste 4 porte USB. La prima è per il computer, quella che io utilizzo, la numero 1, per collegare al computer. La 2 è per collegarlo a un secondo computer, mai utilizzata, però c'è. La terza porta USB-C è per un hard disk. Io collego un hard disk che è formattato ovviamente per il Rodecaster Video S, dopodiché stacchi l'hard disk, lo colleghi al computer e lui ti riconosce tutti i file. La quarta porta USB è a scelta tra una webcam, quindi puoi collegare a una webcam che viene riconosciuta in automatico. Fai attenzione soltanto alle webcam perché non tutte vengono riconosciute in automatico. Ho provato con webcam di Elgato e funziona, le webcam di HubSpot funzionano,
Non so se anche altre webcam sono supportate, quindi dovresti controllare magari sul sito di Rode per vedere la compatibilità. Se non colleghi una webcam, puoi collegare un microfono USB-C. Ok? E questo è veramente molto molto interessante perché hai un'altra sorgente audio. Poi abbiamo qui un output HDMI e questo serve io lo utilizzo per andare su un monitor dove mi compaiono tutte le fonti audio e video, quindi come dire il monitor di regia, potremmo dire, ok? Quello dove hai tutto e vedi che effettivamente si vede bene, si sente bene, i volumi sono corretti, la scena che sta andando è corretta, le sovraimpressioni, il chroma key, il picture in picture, eccetera, eccetera, quindi utilissima. Poi abbiamo 3 porte HDMI che sono appunto le porte dove collegare fotocamere o qualsiasi dispositivo video. Dopodiché abbiamo 2 uscite cuffie e abbiamo qui 2 combo jack che possono essere sia microfoni XLR sia strumenti. Ok, questo invece è il pannello superiore, quello che noi vediamo e che utilizziamo più spesso. Allora partiamo dal tastone grande che c'è qui. Questo tastone si illumina di rosso e di verde a seconda se stai iniziando o terminando una registrazione o un live streaming. Nella parte in basso abbiamo 1, 2, 3 e 4 che sono le sorgenti video, ok? Quindi ciò che colleghi alla porta HDMI 1 diventa 1, 2 diventa 2, 3 diventa 3 e 4 è quello che ti ho fatto vedere prima, la eventuale webcam che tu colleghi in USB-C, ok? Quindi semplicemente cliccando su uno di questi switchi tra l'uno e l'altro. Questo tasto qui è il Fade to Black, cioè quando lo premi qualsiasi fonte audio, video va sul nero. Qualsiasi fonte video, scusami, va sul nero. Ok? In alto abbiamo i pulsanti A, B, C, D, E. Sono 5 pulsanti che sono multifunzione in realtà perché dipende dall'utilizzo che ne stai facendo. Mi spiego. Se clicchi per esempio sul primo tasto qui, hai la funzione Media. Media significa che puoi caricare dei video, puoi caricare qualsiasi file e andando a premere uno di questi tasti lo proietti sullo schermo, ok? Se invece per esempio vai sul secondo tasto che è l'overlay, questi 5 tasti diventano 5 overlay, quindi puoi mettere, non so, un sottopancia, puoi mettere il logo, puoi mettere qualsiasi altra cosa, ok? Quindi in base alle impostazioni questi tasti diventano funzionali appunto alla caratteristica che stai utilizzando in quel momento. Ok, poi abbiamo questi 4 tasti qui piccolini che te li vado a elencare. Il primo in alto è il tasto media che una volta premuto ti permette di avere fino a 5 media pronti per essere cliccati e quindi portati sullo schermo principale. Io ad esempio utilizzo il video iniziale di una live, il video finale di una live, eccetera eccetera, quindi posso andare a premere il tasto iniziale, quindi parte la sigla quindi questa grafica con questo audio. Quando ha finito il video che dura 5 minuti mi va in automatico sulla camera 1 e quindi riprende me. Molto comodo. Quando ho finito la live premo il tasto B, mi parte la sigla, quindi grafica più audio che va in chiusura. Ok, ma ci puoi caricare quello che ti pare. Ok, quindi ti basta premere il tasto qui in alto per andare nella sezione media e hai fino a 5 media selezionabili. Il secondo tasto funziona allo stesso modo, soltanto che anziché essere media sono overlay. Overlay sono delle sovraimpressioni che possono essere un logo, una scritta, un'immagine, quello che ti pare. Ok? Quindi andando a premere il secondo tasto overlay hai 5 sovraimpressioni da poter caricare. Ancora abbiamo il terzo tastino che è quello multisorgente, cioè puoi selezionare le scene, quindi split screen, picture in picture e a seconda che sia picture in picture o split screen hai delle impostazioni, quindi l'immagine piccolina dove la vuoi, in basso a sinistra, in basso a destra, in alto, eccetera eccetera, oppure split screen, in quanti vuoi splittare lo screen, in quante immagini vuoi dividere lo screen, ok? Puoi selezionare tutto tramite questo tasto. In ultimo c'è l'ultimo tastino di questi 4 che è il King, che serve, non King nel senso re, ma Keying, ok? Che serve per selezionare automaticamente un chroma key, quindi green screen o blue screen, o un luma key. L'obiettivo di questo tasto è darti la possibilità di avere uno sfondo personalizzato. Ok? Bene. Poi abbiamo 2 manopole. Questa qui è semplicissima perché, vedi, ci sono i simbolini delle cuffie, quindi nel momento in cui è attivo è cuffia 1, c'è la lucina accesa, quindi vai a regolare il volume della cuffia. Se premi, switchi sulla cuffia 2 e regoli il volume. Quindi molto molto comodo.
Ovviamente le cuffie, come abbiamo detto, si inseriscono nel pannello posteriore. Quest'altra manopola invece ti consente di muoverti all'interno del menu. Ok, quindi tutte le funzioni che ha il menu, questo menu è touchscreen, ti puoi muovere con la manopolina. In ultimo, gli ultimi 3 tasti sono, questo è il tasto ispeziona. Tasto ispeziona con l'occhio qui che ti permette di visualizzare e modificare tutte le impostazioni che hai precedentemente caricato anche dal software, ok? Quindi puoi sia premere il tasto ispeziona e modificarle in tempo reale, oppure farlo direttamente dal software. Il software non te lo faccio vedere in questo video perché sennò sarebbe un video lunghissimo, ma ti faccio un video dedicato al software e ti faccio anche altri video su questo strumento che è incredibile. Il secondo tasto è auto, che ti consente di passare tra ingressi, media e scene utilizzando la transizione. Quindi puoi scegliere la transizione da sinistra verso destra, da destra verso sinistra, dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto. Puoi scegliere tra un sacco di transizioni. Quindi quando sei in auto, qualsiasi cosa vai a modificare passa attraverso la transizione. Invece il tasto cut fa l'opposto, cioè fa più o meno la stessa cosa, cioè ti passa gli ingressi, media, le scene, eccetera, eccetera, ma velocemente. È un cut, un taglio, ok? Quindi vuoi, per esempio, facciamo una cosa, sfumare dalla fotocamera 1 alla fotocamera 2, allora tieni su auto, clicchi il tasto 2 e lui sfuma dall'1 al 2. Molto, 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 molto gradualmente. Se invece tieni premuto il tasto cut, quando premi 2, lui taglia di netto, è immediato, quindi premi, cambia, velocissimo. Bene, questo era il primo video su questo strumento Rodecaster Video S che, come hai visto, come ti ho raccontato, come ti ho fatto vedere, è uno strumento pazzesco. Io credo che non si possa fare a meno di questo strumento. Se vuoi fare seriamente produzioni audio e video e vuoi fare tutto in tempo reale, quindi cambiare le camere, switchare, fare transizioni, avere picture in picture, qualsiasi cosa tu voglia fare lo puoi fare in tempo reale e avere i prodotti già, i prodotti intendo i file già pronti, separati, questa è la cosa bellissima, separati, quindi hai le tracce audio, le tracce video, eccetera, eccetera, registrate su un hard disk, stacchi l'hard disk, lo metti nel computer e fai tutto quello che devi fare per esportare il file finale. Credo che sia un prodotto incredibile, io ti lascio il link in descrizione per acquistarlo e seguiranno altri video su questo prodotto perché penso sia il prodotto più incredibile che abbia mai provato in questi, non so, 5-6 anni di YouTube. E non so se si è capito che sono veramente gasato di questo strumento e spero di averti trasmesso, a prescindere dal fatto che mi piace tantissimo, l'importanza e le caratteristiche di questo strumento. Bene, ho parlato tantissimo, se hai dubbi, domande, curiosità, commenta e io come al solito rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e ci vediamo prestissimo.